Buongiorno a tutti, oggi siamo già in preparativi per sistemare tutto e muoverci. Facciamo colazione time. Stamattina tra l'altro non è una bella giornata, anzi ha fatto pure 4 gocce di acqua stamattina, è tutto nero, uffi. Vabbè, ma non è un problema. Ora ritiriamo tutto, abbiamo già messo via il tavolino, siamo andati a lavare i piatti, via dicendo. È rimasta solo la padella degli hamburger che bisognava metterci un po' di acqua calda per farla lavare bene. Infatti gli ha fatto bollire un po' di acqua così si sgrossa il tutto. Ora poi si lava come si deve. Buongiorno. Buongiorno. Io non ho neanche ancora bevuto il caffè. Io l'ho bevuto al volo, ma te c'hai l'ansia che bisogna partire, fare tutto di corso subito. Prima si fa la spesa. Sì, però prima la colazione e poi si resetta. Non si inizia la giornata senza fare la colazione. Ci sono cose che vanno determinate. Non dico niente che è meglio. Non dico niente che è meglio. Vabbè, resettiamo tutto, facciamo colazione. Io il caffè me lo sono preso. Lei non l'ha voluto prendere perché doveva andare subito a lavare i piatti, se no scoppiava la terza guerra mondiale. E tanto ormai ci siamo vicini. E buono. E poi partiamo. Resettato tutto, partiamo e andiamo a scoprire nuovi orizzonti. Mettiamo in moto e via. Via, partiamo dal camping. Allora, non è male come camping, l'unica cosa è un po' tutto sali e scendi così, ma fa niente. Cioè, le piazzole stanno belle in piano, ecco, diciamo, non è un problema. Però è faticoso a fare su e giù perché non è preparato atleticamente come noi. Allora, ragazzi, abbiamo pagato il campeggio, 30 euro, una notte, più 26 euro la notte, più 4,50 euro la tassa di soggiorno, quindi 30,50 euro. Senza corrente, e con la corrente non lo so perché non ho chiesto. Il campeggio è il San Filippo, l'avete visto, e ci ha lasciato la ragazza gentilmente, però a noi purtroppo non ci serve più perché siamo quasi agli sgoccioli, 2 promo card che regaleremo a qualcuno che verrà in Sicilia a farsi le vacanze, dove si ha diritto a svariati sconti. Sono 2 tessere dove noi non ci scriverò dati e niente perché non le uso, e ci sono tutti i campeggi a cui voi presentando la tessera avete dei belli sconti. L'unico periodo in cui non fanno lo sconto è agosto, valido solo per la Sicilia questo, però non è un tesseramento europeo tipo l'Arci lì, quelle cose lì. Però Sicilia Tour ci sono diversi campeggi, abbiamo visto, facciamo vedere la mappetta un attimo. E tutti i puntini rossi sono i campeggi convenzionati a cui avrete gli sconti presentando questa tessera. Noi purtroppo ora siamo qua al San Filippo, andiamo qua vicino e questo qua ci rimane scomodo come tutto, ecco. No, se poi vediamo che ci annoiamo e vogliamo... Sì, noi ora andiamo più o meno qua. Se vediamo che ci annoiamo, abbiamo giorni e andrò anche lì, non lo so, vedrò, qualcosa si farà, ecco, non è un problema. C'è Trapani vicino. C'è Trapani, San Vittoro Capo che l'avevamo visto in brutto periodo, nel senso... Vediamo cosa ci studiamo, se no, se non le usiamo le regaleremo a qualcuno che verrà in Sicilia. Però potevano darmelo ieri così oggi facevo lo sconto, sono furbi, sono furbi. Te lo danno dopo che paghi. Ho pensato anch'io, vabbè. Porca miseria, vabbè. Prima di continuare il viaggio, con questo tempaccio bruttissimo, la Sicilia inizia a piangere perché sente che stiamo per partire, allora piange. E andiamo a fare un po' di spesa all'Eurospin. Rifuciliamo un po' e poi ci mettiamo in viaggio. Ha preso un po' di yogurtini, un po' di roba, un po' di formaggi. Ora prendiamo un po' di salumi e per pranzo prendiamo delle alettine con le patate, che se arriviamo tardi almeno mangiamo al volo e poi siamo pronti. Vediamo un attimino. Qua c'è qualcosa da prendere, un po' di olive. Ci vuole olive, però che non c'è la mare. Glielo chiediamo, però non è che lui lo può sapere. Queste sono secche e dolci, c'è scritto, condite. Però sono nere. Ma cosa? Pomodori. Olive verdi denocciolate giganti rustiche. Vediamo cosa ci dice il signore. Queste sono amare, sicuro. Questo senza ali. Carretto riempito. Abbiamo pagato, lo lasciamo fuori. È arrivato anche un altro camperozzo a fianco al nostro. Sta iniziando a piovigginare fino fino. Con la pioggerella che rompe le scatole. 121 euro spesi. Ma rifrego riempito. L'ultima volta l'abbiamo fatta una settimana fa, lì a... sì, lunedì, dopo la casa di... dove c'era la casa di Pirandello. Sì, tra la domenica era chiuso, siamo andati lunedì. Via, sistemiamo il tutto. Riusciranno i nostri eroi ad arrivare in campeggio? Perché ora la prima tappa spesa fatta, seconda tappa crocchette Bernice, vabbè, non è che c'è urgenza, nel senso un paio di giorni ce l'ha, però. E terza tappa
abbastanza urgente, perché c'è meno autonomia, Caffè Angelo, e poi arrivare a destinazione, sperando che si apra anche il tempo, se no tocca attaccarsi alla corrente qua. Altra tappa fatto, 105 euro di gasolio, abbiamo fatto il pieno e ora andiamo in direzione terza tappa. Benvenuti a Palermo, siamo già oltrepassato il centro, ora stiamo arrivando nell'area, ci manca poco. Siamo quasi arrivati. Quest'area sosta ne parlano molto bene e ne parlano bene anche su Facebook, e io l'ho trovata tramite Facebook, che poi sono andata su dritto su Parfornai e mi è uscita anche su Parfornai. Quindi c'è dei paesini qui vicino da visitare. Arrivare al centro di Palermo da qui non sei proprio vicinissimo, perché ci vuole col treno 20-25 minuti. Però ora vediamo, perché quell'area lì che ci siamo stati quando siamo sbarcati non era un granché, era proprio brutta, era un parcheggio, non era un'area. Quindi ora vediamo come organizzarci. Siamo quasi arrivati, di fronte al mare. Eh sì, guarda che bello, però con la pietra dietro. Montagnona. Carino. Vabbè, vediamo com'è là. Ci siamo piazzati, ora poi vi facciamo vedere la nostra piazzola, piccolo spoilerino. Jessica sta facendo, alla fine non abbiamo preso prima le alette all'Eurospin, No. ma abbiamo deciso di far andare questo sugo che avevamo già pronto, che abbiamo fatto l'altro giorno, gli ossibuchi, e ci sbattiamo dentro queste belle fettine nel sughetto. Vero Pippo? Vero acciughina mia? Vieni, c'è il mio saccottino al cioccolato, tu sei il mio saccottino, ti spupazzo tutto, ti spolvero tutto, Preferisco assaggiare questo invece che le olive. Che cos'è? Abbiamo preso delle olive da mangiare, ma a Jessica non gli piacciono perché sono amare, che non è vero, perché sono... No, c'è scritto che erano dolci. Ma l'oliva non è dolce. Ah, questo ti piace però, eh? Questo sì, questo è buono. Questo è buono. Prepariamo a magnava e poi organizziamo. Situazione pranzo, questa è l'area e questa è la pappona. Carne col sugo dei pisellini che è avanzato l'altra volta. Buon appetito a tutti e ci vediamo dopo per scoprire l'area com'è, ve la facciamo vedere insieme a noi. Che bello quell'Imera, 150k messi lì. Allora, abbiamo mangiato, per fortuna si è anche riaddrizzata la giornata perché c'era vento, che beh, il vento c'è ancora per fortuna, che ha spazzolato via tutte le nuvole che c'erano, ce n'è ancora qualcuno ma le ha portate tutte là dietro. E questa è l'area dove ci troviamo. Ora quando poi andiamo dall'ingresso vi faccio vedere il nome dell'area, che non mi ricordo. Là dietro c'è il mare, spettacolo ragazzi, visto che bello. E comunque non è bellissimo. Ora ci prepariamo che andiamo a visitare, che è qua vicino, visto che ora è già pomeriggio e non possiamo muoverci lontano, diciamo. Jessica ha trovato da vedere i trulli di Barcarello. Che sono a piedi, si può arrivare senza problemi. Sì, che 800 metri da qua dal campeggio. Tanto facciamo la passeggiata. Sì, e come si chiama il campeggio qua? Poi lo facciamo vedere anche. Il campeggio si chiama me.lica parking Barcarello. Perfetto. Se non erro 20 euro al giorno, sì, con i servizi inclusi, sì, elettricità inclusa. Noi non siamo attaccati, anche se è inclusa. E che ci tiene a dettagliarlo, sapone e carta igienica nei bagni, sì, che è impossibile trovarla in questi campeggi che abbiamo fatto finora, molto più cari. Non c'era la carta nei bagni se uno utilizza i bagni, qua è inclusa, quindi ottimo anche questo. Ora ci prepariamo e andiamo a visitare i trulli. Poi hai già visto cosa da mangiare, tanto per cambiare. Ho visto una pescheria che al mattino fa da pescheria, e quello che avanza la sera lo cucinano. Quello che avanza la sera hanno un ristorantino e fanno mamma che piatti, c'è delle foto che... E anche sei più larga che lunga. Ho visto anche una rosticceria. E non hai cercato anche una pasticceria? No, sai che io pescheria, rosticceria e la dolceria. Buongiorno dolceria! Che c'era quello che diceva. Ma che quella l'importante è che non facciano l'errore che hanno fatto la prima volta quando abbiamo sbaccato a Palermo, che il cannolo te l'hanno dato con la cannella. Sì, perché sennò non va bene. Perché non so, magari è una cosa tipica di qua. Sì, perché in tutto il resto della Sicilia che l'abbiamo provati, nessuno ha
messo la Io chiedevo a tutti, ho chiesto anche all'ultimi che ho preso lì a Taormina, Taormina. Cefalù? Se l'abbiamo preso che siete andati te e Cristian con monopattino. Ma non era Cefalù? E all'ultimo dove siamo stati? A Cefalù? No, sì, ma non era... Sì, che siete andati te. Cefalù eravamo stamattina. Cioè, ieri non siamo mica andati a prendere i cannoli. no, Eravamo a Taormina, sì. che siamo andati a chiedere a Cristian, che il primo l'abbiamo fatto colazione là nel barretto, che a Cristian non è piaciuto, ma era buono. E poi sono andato a prendere in quella pasticceria dove volevamo andare, che non siamo andati perché eravamo in ritardo per andare a fare l'escursione, e gli ho chiesto: mettete mica la cannella? No. Se volete, mi ha detto a richiesta sì, ma teoricamente no. Quindi o è una cosa, diciamo, di Palermo, perché poi c'è l'arancina e l'arancino, quindi vabbè, ci prepariamo e andiamo, va. Il Christian non vuole venire a vedere i trulli. Andiamo io e Jessica alla van scoperta. Carico e scarico. Sì, che non vedevo dove era carico e scarico, ed è lì, quel punto lì rosso, cioè carico e scarico. Ottimo. Qui c'è la reception, che è il gabbiotto verde, e lì stanno facendo nuove strutture, qualcosa, non lo so, le stanno ristrutturando. Speriamo, se nell'arco di questi giorni che passeremo qui non c'è vento e riusciamo a fare una giornata con questo montagnone e i camper sotto. Deve essere molto bello, bel paesaggio. Già asfaltata, siamo passati prima che erano in lavoro, mezzogiorno neanche, ma già asfaltata. Wow, una striscia, ora devono fare l'altro pezzo di là. Questo è l'ingresso, ragazzuoli. Si entra, secondo me lo stanno ancora un po' ristrutturando e rifacendo, rimodernizzando, perché sì, vabbè, siamo in bassa stagione, quindi probabilmente c'è poco, però secondo me sono in lavorazione per migliorarlo. C'è anche scritto, che comunque hanno scritto nei commenti, che parlando col proprietario stanno evolvendosi sempre di più, che stanno cercando di... Bene, bene. E siamo proprio fronte mare, non c'è la spiaggia perché attraversiamo di là, tanto di qua, cioè sta lavorando, non c'è spiaggia perché sono scogli, però c'è un bel lungomare da fare una bella passeggiata, guardate tutto lo iodio che vola via, che da respirare fa benissimo. E quella dovrebbe essere l'isola delle femmine. Più che altro oggi c'è sto vento, con questa arietta è freschetta e non vorrei che ci tronca, non possiamo permetterci di ammalarci. Benvenuti a Trullandia, luogo di prodigi divini e naturali, la città dei bambini. Andiamo a vedere questi trulli. Andiamo a visitare Trullandia. Sono dei forni, sembrano. Sì. Questi sono i trulli di Palermo, che riprendono quelli della Puglia, che sono tutt'altro, però sono molto caratteristici anche qua. E tra l'altro laggiù in fondo ci dovrebbero essere anche cose più rare, mi sembra aver visto, capito, del tipo una barca fatta fioriera, o comunque sono molto particolari anche questi trulli qua in Sicilia, di come sono fatti. I ragazzi vanno a fare un po' di surf, fa freddo, però Vabbè, allora non la muta. beh, ma non è che ti fa ti bagni anche con la muta. E dovrebbe esserci anche una sfinge egiziana, se non ho capito male, da qualche parte. Vediamo se la troviamo insieme a bordo. Questa direi che era un'antica fontana, perché lo dice anche qua il cartello. Non riesco a capire tutto quello che c'è scritto, quindi se c'è qualche siciliano che può tradurla, io quello che capisco è chi sta è a fontana antica, ca si trovava un mureddu a rumperunnu, non lo so. Se qualche siciliano me lo traduce nei commenti, ben volentieri. Andiamo avanti. Chissà, è un'altra fontana. Leggiamo che c'è scritto: miniatura vecchia fontana, risferra cavallo, cassituva, latura crescere. Peccato però lasciato un po' così al degrado. Ecco la sfinge egiziana, nascosta in mezzo alle pale di fichi d'India, che se ti pungono queste fanno male. Ma che bellina, un po' maltenuta, poverina. Carezziamola, a parte i segni che le hanno fatto, che bisogna camuffarli, se no ci bannano il video. Le hanno rotto un occhietto. Ciao sfinge, portaci fortuna.
Proseguiamo da questo lato, vediamo cosa troviamo. Altri trullini e trulletti. Guarda che carini! Queste sono le casette per Jessica, piccoline. Nani. Guarda che carini. Ma che belline che sono. Oh, questa è bellissima. Con l'archetto. Bello. Di qua proprio entri nel... Cioè, questo è tutto, è il tuo paese. È casa mia, entrate pure, prego. È casa tua, Casa tutto il mia, tuo... prego. Ok, io però come faccio? Entro solo la Si GoPro tol- perché Però si tolga le scarpe gentilmente. entro con le infradito. Che carino. Bello. Sì. E chissà cosa ci facevano però lì. Bisognerebbe leggere su internet e capire realmente a cosa servivano questi, se erano solo così, diciamo, di abbellimento o Ci hanno guardo poi un... dopo. Non penso che ci vivevano perché sono veramente piccoli, ecco. Però, Magari era un abbellimento dei giardini. magari sì, un abbellimento. Mi sembra aver letto qualcosa tipo dei caduti qua del mare, roba del genere. Vabbè, Che comunque è un poi po' dopo magari ci inventiamo. una non copia, ma una cosa di Alberobello come c'è in Puglia, ecco. Puglia, anche quello mi piacerebbe andare a vedere. Vieni a ballare in Puglia, Puglia, La Puglia. città ai caduti in mare. Visto? Tutto in live. Benissimo. È la città dei caduti in mare. Qua potabile c'era. C'era l'acqua potabile, Ah, la barchetta. trasformata in giardino, anche questo l'avevo letto, l'avevo visto. Che vabbè, sì, sono nati dentro tutti i fichi d'India. Sì. Però è stata fatta apposta, non c'è nato veramente, cioè ce l'hanno fatta, l'hanno fatta. Giù dal mare cosa fa? Dopo C'è la forza del mar Mediterraneo che colpisce sugli scogli, infrange le sue onde, dove ci sono anche là i surfisti. Wow, peccata sti nuvoloni che rompono le scatole. Qui c'è un'altra scultura, qua finisce il tutto, mi sa. Non so. Che mare che c'è, un po' arrabbiato, sì. Qui c'era, penso che era una specie di piccolo anfiteatro dove c'era che la gente si sedeva. Qui c'è la croce dove in memoria ai caduti, ricordo dei martiri, dell'egoismo mafioso. Qui abbiamo un'altra scultura di Trulli e qui siamo dal retro della... Ah, mazza, non so. Guardia, XV secolo, oggi cappella, è una cappella proprio, Ci sono, mi sa, proprio quelli che sono protettrice dei morti. pescatori. Quelli che sono morti. C'è tutte le foto vecchie. Vuole dire che erano tutte vittime, presumo, del mare e gli hanno fatto una cappella proprio loro. Ho visto date anche recenti di solo un paio d'anni fa, quindi presumo magari gente che si è buttata in mare o era in mezzo al mare per salvare qualcosa, Perché magari surfisti. E no, era già tutta gente di una certa età dalle foto. Anziani. Cioè 50, 60, nel senso non erano Magari ragazzini. erano ai tempi pescatori e hanno messo qua il ricordo, diciamo, la foto. O anche magari hanno in memoria, hanno anche dei... memoria. Purtroppo il mare quando è arrabbiato, non come adesso perché ora sì è un po' arrabbiato ma non tanto, ma quando è arrabbiato il mare non lo fermi con il fuoco, lo fermi con l'acqua, ma l'acqua non la fermi col fuoco e non la fermi con niente. Basta vedere i disastri di tsunami e cose varie, la forza che ha, di quanti chilometri
riesce a entrare. Che bello questo effetto però di sta montagna. Sì. Così. Anche quelle case che l'hanno costruite lì così. Eccolo là il surfista. Siamo tornati indietro, abbiamo oltrepassato il campeggio e ci stiamo mettendo dentro al paesello qua, che poi dalla parte di là dove c'è l'isola delle femmine, e vediamo fin dove arriviamo ora. Ci sarà tutto a lungomare di qua? No, vabbè. Stiamo tornando indietro perché dietro alle nostre spalle in teoria dovevamo fare un 3,5 km ancora per arrivare all'isola delle femmine, e visto che è un po' così il tempo, un po' freschetto, poi dovevamo tornare indietro e tutto, abbiamo deciso che torniamo ora indietro e valutiamo bene come pianificare in questi giorni queste cose da fare. Ecco, siamo quasi arrivati alla base, ragazzi. 10.000 passi li abbiamo fatti, ha suonato l'allarme che l'abbiamo conseguito. Quindi Possiamo andare a dormire, a sdraiarci, a mangiare. e qui siamo arrivati al camping. Allora, intanto vado a fare la plin plin. Qui c'è l'angolo per lavare i piatti, lì c'è il lavandino per la lavanderia, è coperta, lì c'è una lavatrice, qui ci sono i bagni delle donne e qui quelli degli uomini. Io credo siano la stessa musica. Qui c'è un lavandino con la spina per asciugarsi i capelli, le docce, se la vuoi calda metti il gettone, e qui i 3 bagni molto ben puliti con la carta, belli, fatti nuovi da poco direi. Ora faccio la plin plin. Allora, abbiamo chiesto un po' di info su come muoverci per andare a visitare Palermo. Il titolare ci ha lasciato, vabbè, la sua targhetta del camping con i suoi recapiti e ci ha messo dietro i numeri del bus da prendere, perché stavamo pensando, visto che c'è tante cosine da vedere anche un po' fuori, di prendere una macchina. Però lui giustamente mi ha detto: hai il costo del noleggio, il rischio se c'è qualche furto o qualcosa che ti devi pagare 1.500 euro di franchigia, parcheggio, paga il parcheggio. Mi ha detto tutti gli impicci che ti ritrovi poi sul affittare una macchina non ti conviene. Mi ha detto che i pullman sono ben serviti, ti muovi, vai ovunque senza problemi. Quindi ora ci dobbiamo organizzare bene. Cucù te. Perché come sapete noi con gli animaletti bisogna o partire presto e rientrare al primo pomeriggio, o parti un po' più tardi e rientri un po' più tardi. Vediamo come evolvere la situazione. Ora pianifichiamo e poi vediamo. Ora facciamo merendina con uno yogurtino? Yogurtino. Allora, è arrivata l'ora della cena. Stiamo ancora pianificando cosa fare, perché stiamo facendo tantissime cose in questi momenti, in queste giornate così, che le giornate volano come il burro. Insalatina di finocchi, pomodorini e coriandolo, no? Com'è che si chiama quella farina? Da dove è uscito il coriandolo? C'è un tipo di insalata che si chiama coriandolo? Vai sentire. E guarda su internet, cerca. Questa qui è la valeriana. Ma cerca su Gulu Gulu. È la valeriana questa qui, che serve per tranquillizzarti. Quindi mangiatene un bel chilo così. Ma io sono rilassi. super tranquillo. C'è qualcuno con gli occhi di fuori che deve mangiarsela, mi sa, non io. Vabbè. Cercala il coriandolo su Gulu Gulu. Ora poi la cerco. Il mini bro c'è un bel piattino di bresaola, un po' di affettati che abbiamo preso all'Eurospin. Stasera mangiamo così, cena fredda, estiva. Estiva, anche se non è proprio caldo. Cioè appunto, è proprio oggi che non è caldo, oggi ci mancava che... Ieri era molto più caldo. E mi hai fatto il brodino. Non è vero. E oggi che è fredda, mangiamo freddo. Fa niente. Vabbè. Buon appetito. Buon va. appetito. Giornata terminata. Buonanotte a tutti. Domani andremo a scoprire Palermo, giusto? Non toccare le banane. E non toccare le banane, diceva Benigni nel film. Se vai a Palermo non toccare le banane. Buonanotte a tutti. Buongiorno da Palermo. Risveglio da vicino, da provincia di Palermo. Adesso è andata a lavare i piattini, abbiamo già fatto colazione, ci stiamo preparando e partiamo per andare alla van scoperta di Palermo. Il tizio ci ha detto troppe cose da visitare che io già non me ne ricordo neanche una. Anche io. Però vedremo su Gulu Gulu o qualcosa faremo, dai. Basta che vai al centro storico, poi Sì. lì ha detto che c'è un sacco C'è di cose. tutto, arrivi allo stadio, prendi l'altro pullman che ti lascia. Cioè abbiamo il bigliettino, C'ho il bigliettino. scritto e vediamo di non perdere. Sperando di non perdere. Dobbiamo prendere il 6,28 che ci porta allo stadio o il 6,16 e poi prendi il 101 che ti porta al centro di Palermo a Polteama. Cosa c'è? Polteama? L'ultima parola in basso.
Polteama, e da lì ha detto avete l'inferno da visitare, da cercare poi da mangiare. Siamo una cosa, non pensiamo neanche a cosa visitare, pensiamo già a mangiare. Già ci vuole il canolino, non l'abbiamo trovato. No, però arriviamo là perché qua non c'è niente, mi sa. No, ho guardato, ma non è che ci sia un granché come pasticceria. Sì, arriviamo in centro e ci sbuffariamo là. Guardate già la differenza tra ieri e oggi, il mare com'è molto più calmo, molto più limpida la giornata. Bello, eh? Ma noi dobbiamo arrivare laggiù in fondo dove c'è San Vitolo Capo a piedi, poi scendi giù per Siracusa a piedi, arrivi a Gela, prendi il pullman per andare in centro a Palermo. Dopo che hai fatto 200 km a piedi. Vamo, iniziamo la camminatina. Vediamo quanto camminerà casa su quattro ruote oggi. Stiamo appena partiti dal campeggio e abbiamo fatto già 699 passi. Vediamo quando torniamo oggi pomeriggio, stasera, quando è che ritorniamo in campeggio, a quanti passi siamo arrivati. Fatto 1 chilometro a piedi, siamo dalla fermata del pullman e in 5 minuti dovrebbe passare quello che ci porta in centro a Palermo. Saluta i follower, non ho ancora salutato. Buongiorno, mezz'ora che ti registro. Ero lì che Sovrapensiero. Sì, stavo guardando, no, perché ho visto che c'è il negozietto per le crocchette per bambini. Stavo guardando se ci fosse qualcosa per le cialde, ma non vedo niente. Vabbè, al massimo. Bro, buongiorno. Buongiorno, che entusiasmo che... Dritti nel pulmino, ora va a fare il capolino, ha detto, poi parte tra 5 minuti e ci porta allo stadio, e poi dallo stadio prendiamo il 101 e andiamo al centro di Palermo. Intanto facciamo un po' un tour operator in giro così. Sa che è arrivato al capolinea. Scesi dal primo pullman, andiamo a prendere il 101 che è dietro l'angolo, che ci porta proprio nel centro di Palermo. Qua c'è la fermata. Speriamo che la coincidenza sia di pochi minuti, che non dobbiamo aspettare molto. Siamo arrivati a Politilano, nel centro di Palermo. Già si sente la confusione e il caos. Siamo arrivati dal teatro, che dovrebbe essere qui alle nostre spalle. Questo direi che è il teatro. Da qua siamo un po' più lontani, si può vedere il Politeama Garibaldi, il teatro. Qui ora inizia tutta la zona pedonale, iniziamo a circolare un po' e vi facciamo vedere il centro di Palermo insieme a noi. Ma io ho bisogno di un coffee. Barrettino trovato, fa tutti anche cioccolate e cose strane. Facciamo caffettino time e merendina time e poi facciamo il punto della situazione dove iniziare a visitare, guardiamo su Google Maps un po' il tutto e capiamo come muoverci. Caffettino time, ginseng Jessica e sfogliatella o coda di aragosto, chiamale come vuoi. Caffettino preso, partiamo all'avventura di Palermo. Inizia la giornata. Allora ragazzi, siamo partiti per fare il tour, ma mi sono dimenticato di dirvi dove abbiamo fatto la colazione e dove sinceramente non consiglierei. Ci hanno un po' fregato. Soprattutto la cosa che mi ha un po' fatto girare le scatole è stata che sono uscito, ho pagato, sono andato in bagno, nell'uscire dal bagno due signore che erano a fianco a noi che hanno preso solo 2 caffè, hanno pagato 2 caffè 2 euro e a me mi hanno fatto pagare un caffè 2,10 euro. C'ho lo scontrino alla mano, non gli ho detto niente perché non sono il tizio. Però se capitate qua, essendo in una via traversa, neanche in un punto super turistico, riva al mare o quant'altro, questo è lo scontrino. Coffee chocolate. Secondo me non è stato proprio un prezzo onestissimo, soprattutto non mi sembra corretto che perché mi vedi turista mi metti a 2,10 l'espresso e due signore che erano del posto sedute al tavolo a fianco hanno speso 2 euro, 2 caffè, 1 euro al caffè. Va bene così, devono guadagnare sul turista, va bene, però non mi freghi la seconda volta e facendo pubblicità non manderò clienti, quindi
Qui siamo all'altro teatro, il teatro Massimo Vittorio, Emanuele di Palermo, eccolo qua. Ecco, diciamo che già qui che siamo in una situazione di fronte a un teatro, prima fila così, ci sta che lo paghi un po' di più. In una via traversa e fuori dal nulla no. Per di più faceva anche... Non era buonissimo. Il mio era acqua sporca, il ginseng, proprio l'ho dovuto lasciare. Vabbè, basta lamentarsi. Se andavo a pagare io non finiva così. Ora godiamoci Palermo e basta lamentarsi.